Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche disponibili fino alla fine del 2025. La la, abbiamo la carta della torre, amici dei gemelli, che di solito è un po' la caduta dell'ego, la caduta di certe strutture mentali piuttosto che comportamentali, piuttosto che situazioni esterne che proprio cambiano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video aprendo la tendina e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove vedrete tutto quello che io propongo e trovate anche sempre nella descrizione i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere per i gemelli quali sono le energie disponibili fino alla fine dell'anno. Partiamo con una luna, un 5 di pentacoli, un 7 di bastoni, asso di denari, fante di spade, morte, torre. Wow ragazzi, 7 di spade e diavolo. Bene, direi che posso rifare la lettura. E no, ovviamente non la rifaccio perché queste sono le energie che ipoteticamente potrebbero arrivare, non vi spaventate, prendete sempre tutto con le pinze, ok? Perché comunque siete tanti, però potrebbe essere un quadrimestre impegnativo, effettivamente, con tutte queste carte. Qualcuno potrebbe essere in una fase di notte buia dell'anima, ve lo dico perché è facile con queste carte effettivamente. La notte buia dell'anima è una fase del risveglio spirituale dove ehm, si vede proprio tutto nero, si vede come se si fosse incastrati in qualche cosa, si volesse cambiare vita ma non si sa bene, non ci si ritrova più con se stessi, con quello che è stato fino a questo momento, insomma, cercate su YouTube. Andiamo a vedere questa luna. Forza e 5 di bastoni. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 6 di spade imperatrice. Andiamo a vedere col 7 di bastoni. 9 di spade, matto, 7 di pentacoli e cavaliere di coppe. Allora, per qualcuno può riguardare una questione di radici, come il spezzo le radici e vado per la mia strada, ma qui c'è proprio la parte difficile dello spezzare. Considerata l'imperatrice, potrebbe essere un tema legato alla madre. Io credo che qualcuno qui pensi di non avere la forza di farcela da soli, o comunque è come se ci fosse un tema legato alla mamma che vi tiene legati alle radici o che vi impedisce di, magari state accudendo per esempio un genitore, io adesso dico la mamma perché c'è l'imperatrice, però non sono energie, ricordatelo sempre, potrebbe essere un padre con un'energia molto femminile,
adattate voi la lettura alla vostra realtà, però qualcuno potrebbe essere in una fase dove accudisce un genitore, mentre invece avrebbe voglia di togliersi certe responsabilità da dosso e come iniziare un percorso nuovo. Però è anche vero che si fa difficoltà a lasciarsi indietro queste cose. Potrebbero esserci dei fratelli con i quali dover mettere a posto delle cose. Andiamo a vedere l'asso di spade. Tre di coppe e asso di spade. Andiamo a vedere il fante di spade. Sette di bastoni. 5 di coppe. Andiamo a vedere la morta. Ullala. Abbiamo la sacerdotessa, il 9 di coppe, il 2 di spade, il 5 di pentacoli e il 5 di spade. Cioè li avete tutti i 5, 5, 5, 5 e 5. Io credo che sia un tema del quale affronterete le problematiche, no? I vari punti con qualcuno. Potrebbero esserci delle discussioni, però avete due assi di spade, quindi secondo me la verità verrà a galla. Ed è per quello che, perché poi qui, se guardiamo, diciamo, l'evoluzione delle carte, la torre arriva dopo. C'è la morte e c'è la torre. Quindi è come se ci fosse un taglio netto. Datemi una carta per l'asso di spade. Cavaliere di bastoni. Potrebbe essere un tema su come muoversi in una determinata situazione o con una persona. Per qualcun altro potrebbe essere appunto questa verità, magari vi rendete conto dopo tanto tempo che una cosa non è così come l'avevate pensata, che è un po' il senso della torre, però devo anche dire che avrete come la tendenza a controllare un po' per vedere se effettivamente è come vi è stato detto, cioè come prendere consapevolezza di qualche cosa e poi tengo le cose sotto controllo proprio per vedere se ho ragione o no. Andiamo avanti, vediamo la torre. Appeso. E 9 di pentacoli. Andiamo a vedere 7 di spade. Asso di bastoni e fante di pentacoli. E con il diavolo abbiamo il 3 di bastoni, il 4 di coppe e il 2 di bastoni. Guardate ragazzi, io sento che per molte persone questo quadrimestre sarà un momento di sconvolgimento completo, ma in senso positivo, perché è come se vi rendeste conto di cose che prima non vedevate. La prima carta è la luna, è una carta di proiezione, è una carta che ci parla di qualcuno che vede le cose solo a metà, e invece l'asso di spade è una carta che parla di chiarezza mentale. È come se, ok, prima vedevo le cose in un modo, ora mi rendo conto che non è così e quindi mi casca tutto quello che io mi ero costruito su questa realtà. C'è come la delusione, il bisogno di controllo per rendersi conto se effettivamente è come mi sono reso conto oppure no. Però guardate, il periodo è impegnativo, armatevi di santa pazienza. E, e purtroppo un avvertimento che vi voglio dare è di non far diventare
questo monitoraggio per vedere se avete ragione in controllo ossessivo, perché qua avete il diavolo, potreste diventare tossici, ma lo dico più per voi perché poi vi avvelenate il sangue. Mm, con questo diavolo c'è come un esercitare il proprio potere personale e vi dirò per qualcuno sarà attraverso le bugie. Andiamo a vedere Osho. Repressione, trasformazione e seguire il flusso. 10 di bastoni, morte e asso di coppe. Sì, li ho tirati adesso invece che dopo perché volevo avere come un input in più. Però secondo me si tratta appunto di trasformare, di troncare quello che vi sta reprimendo. Seguire il flusso è un asso di coppe. Qui abbiamo anche un asso. E tenete sempre presente che dopo la torre, dopo l'eruzione di un vulcano, la natura comunque continua a crescere, continua ad andare avanti, quindi c'è come una rinascita. Però purtroppo certe volte un koan che c'è dice per ritrovarsi bisogna prima perdersi e voi siete in questa fase, in questo quadrimestre dove vi state un po' perdendo, dove vedete che quello che avete costruito, che magari riguarda solo la vostra immagine, cioè ho sempre pensato di dover rivestire quel ruolo per essere riconosciuto dagli altri, per essere amato, per essere rispettato e invece adesso mi rendo conto che non è così, che questo ruolo non mi appartiene più, che non me ne frega più niente di essere accettato dagli altri, perché sono io per primo che non accetto loro, no? È come un non dover sempre essere legati a questa cosa egoica del dover essere riconosciuti degli altri. L'ego è la dualità, io e loro, io sono meglio o peggio di, io sono più bello, io sono più brutto, l'ego è la dualità. Quando si sta, diciamo, in unione, in amore, l'ego automaticamente, scusate, l'ego automaticamente si rimpicciolisce piano piano. Allora, partiamo dai single. Effettivamente ci sono delle nuove conoscenze, ma se vi volete solo divertire è perfetto per voi. Se volete qualcosa di più serio, non so. Vi verrà questo istinto Sherlock Holmes perché non vi convincerà tanto quello che verrà detto ed effettivamente poi secondo me inizierete come a valutare diversamente il vostro stato di essere single. Cioè, parlo per chi sta cercando qualche cosa di un po' più serio, eh. Nel senso che vi renderete conto che non state poi così male, però è anche vero che vi renderete conto di qual è la vostra integrità. Mi sta bene stare con questa persona che non me la racconta giusta, che magari mi racconta bugie, che magari non mi dice tutta la verità, che magari sulla quale magari ho dei dubbi, oppure seguo il mio istinto, seguo il mio intuito e siccome questa persona non mi convince lascio perdere, qui abbiamo morte, torre. Per chi è in coppia, hmm, notte buia dell'anima. Ragazzi, allora, se siete in una relazione idilliaca, mi viene da dire siate più onesti che potete con il vostro partner per quello che sono i vostri gusti sessuali, piuttosto che quello che volete fare, le persone che vi vanno giù e quelle che non digerite, cioè siate il più onesti possibili, secondo me. Perché è come se avessi bisogno un po' di tastare il terreno, di preparare il terreno, mi viene da dire, cioè come se avessi bisogno di sapere realmente le cose come stanno, senza troppi fiorellini, senza troppi pizzi, andate dritto al sodo, mi viene da dire.
Se la vostra relazione non è più così idilliaca, vi dico che potrebbe giungere ad un punto di domanda. Qui la morte c'è due volte. Abbiamo la torre due volte. E 3, 4 assi se calcoliamo anche questo. Io ho la sensazione che qualcuno potrebbe decidere di tagliare i ponti con il passato. Troppi problemi, troppe situazioni di tensione, troppi non detti, troppe delusioni, cioè è come se basta, foste arrivati al limite. E vi dico che sì, qualcuno potrebbe chiedersi, ma davvero voglio ancora continuare ad avere questa relazione con questa persona? Davvero voglio continuare a stare così? Soprattutto se durante le discussioni che avete non si riesce mai a chiarire, perché è un po' questa l'energia del 5 di spade, poi abbiamo 7 di spade che parla come di qualche cosa che non è chiaro, di qualche cosa che viene nascosto. Soprattutto se avete figli, qui secondo me vi verranno tante domande, tanti dubbi sul se vale la pena continuare o no. Ricordatevi sempre che se io in una relazione non soddisfacente sono anche mamma, nel momento in cui come donna sto meglio, magari mi separo e come riesco a ritrovare una mia tranquillità, posso essere anche una mamma migliore o un papà migliore. Se avere la relazione con la mia moglie o il mio marito crea continue tensioni, farà di me un uomo o una donna che vibra in quelle tensioni e si relaziona con i figli con quelle tensioni. Quindi fate le vostre valutazioni. Ora parliamo di chi è in una relazione clandestina o comunque di chi è in una relazione non ben definita. Anche qui secondo me ragazzi ci sono come tanti campanelli d'allarme e a un certo punto secondo me riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista. Vi dico, c'è la trasformazione, c'è anche l'appeso. L'appeso vi dà proprio la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Fate attenzione in questo caso perché secondo me potreste far leva sul vostro potere, attenzione a non minacciare gli altri, per ottenere quello che volete, però rimarrete sempre così attaccati all'ego ed è proprio l'ego che dovete distruggere. Che cosa vuol dire questo? Il mio potere è se non riusciamo a vederci più spesso, dico tutto a tua moglie. Ipotesi, no? Quindi è un po' come minacciare la persona di dire, ok, spiffero tutto se non mi dedichi più attenzioni. Però questo è l'erbavoglio, cioè io voglio più attenzioni. Questo è ego, è la volontà, quello che il mio personaggio vuole per sentirsi al sicuro. Ok? Se tu mi dedichi più tempo, io sono sicura che tu non mi abbandoni. In realtà è come un esercitare un potere legato appunto a questo ego che non fa altro che creare lotte di potere, altre lotte di potere. E la torre arriva per slegarsi proprio da questo ego, ok? Perché non è tanto quello che voi volete, ma è intuire dove state andando. Parliamo di lavoro. Se siete senza lavoro, ragazzi, potrebbe effettivamente iniziare qualche cosa di nuovo, ma avete comunque sempre la torre, quindi quello che mi viene da dire è quando vi faranno il colloquio non credete a tutto quello che vi dicono, non credete soprattutto se è un lavoro a provvigione, non crediate che sia poi così facile raggiungere i tetti delle percentuali, cioè magari ve la vendono un po' così, un po' facile, invece poi quando
inizierete sul lavoro vi renderete conto che non sarà poi così semplice. Però comunque niente impossibile, attitudine positiva e autocontrollo in questo caso mi verrebbe da dirvi. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro, allora, se siete in una fase positiva del lavoro, secondo me c'è come una novità. Cioè, credo che qualcuno di voi potrebbe aspirare ad essere capo, potrebbe fare delle domande di trasferimento, domande di essere spostati in settori umanitari per qualcuno, magari risorse umane o quelle cose lì. Ma se non va bene al lavoro, vi dico ragazzi, avete una torre. Non vi escludo che potreste decidere di licenziarvi, potreste decidere di cambiare, potreste decidere di... L'unica cosa che mi viene da dire è, se per caso avete il piano B già pronto, prima di cambiare, prima di licenziarvi, assicuratevi che il piano B sia effettivamente come voi lo avete stabilito, stipulato, fatevelo mettere per iscritto, perché qui ehm, potrebbe non essere tutto come appare. Per quello che riguarda le persone autonome, anche per voi sento che c'è qualche progetto di vecchia data che avete bisogno di tirar fuori e di trasformare. Probabilmente siete su un certo tipo di strada che non vi sta più dando i frutti di una volta e quindi avete bisogno come di cambiare, di prendere un vecchio progetto e di riciclarlo, letteralmente, per cominciare qualche cosa di nuovo. Non è che dovete iniziare ex novo, però è come se ci fosse bisogno di un restyling di certe cose, di certi prodotti, ok? Ehm, Nel caso stiate pensando di assumere qualcuno, prima di fare un'assunzione a tempo indeterminato o di, insomma, mi viene da dirvi, tenete un tempo di prova piuttosto lungo di questa persona, perché ho come la sensazione che abbia un po' gonfiato il curriculum. Ok, andiamo a vedere, Osho lo abbiamo già estratto, andiamo a vedere. Ok, aspettati un miracolo, ma che bella carta. Aspettati un miracolo, qualcosa arriverà nella tua vita che ti aiuterà nella guarigione, così che sii ricettivo e esprimi la tua gratitudine quando questo succederà. L'obiettivo, sappi che il mondo si converte, si trasforma in un ricettacolo per il divino. Se vedi il divino in tutte le cose, cioè per la serie, ogni momento cupo, ragazzi, quando arriva la torre, qualsiasi sia l'evento scatenante della torre, arriva perché è l'universo che ci sta redirezionando. Vuol dire che di lì dove siamo non siamo sulla strada giusta, non è la cosa più affine alla nostra anima. E quindi l'universo arriva e o sì ci descompone la vita, ci scompone la vita, descompone forse in spagnolo. Vabbè, andiamo a vedere un koan. I semi del passato sono i frutti del futuro. Oh, le nostre scelte passate sono la manifestazione del presente, mi verrebbe da dire, e i frutti del futuro. Quindi pensate bene a che nuova strada intraprendere. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. E se poi volete farlo per conto vostro, trovate anche tutto il lavoro delle credenze limitanti nella sezione degli abbonati.
Comunque vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via trattando. Sono temi di metafisica, di metamedicina, parlo anche delle credenze limitanti divise per settore, quindi settore amore, settore lavoro. È una formazione, ci sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine numerologico. Bene, detto questo vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!